a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Sono tornato qui al fiume Pellice per fare un aggiornamento sulla fioritura dell'Aristolochia clematitis. In questo luogo l'Aristolochia cresce in maniera molto abbondante, ci sono tantissimi esemplari, soprattutto dalla strada verso l'interno del bosco. Ancora qui ce ne sono molti di diverse dimensioni e nel mio cammino ho incontrato questa bellissima Acacia orbinia, una pianta che fa dei fiori profumatissimi. Infatti in quest'angolo c'è un odore molto delizioso. Proseguo nel mio cammino per incontrare una pianta di Aristolochia clematitis che sia già di buone dimensioni, in modo da poter osservare i fiori e raccontarvi qualcosina di questa interessante pianta che è possibile incontrare nei greti fluviali, a volte nei vigneti, a volte nel sottobosco, soprattutto quando è nelle vicinanze magari di un fiume. È una pianta non tanto comune, quindi quando la si incontra quella zona sicuramente sarà colonizzata dalla pianta, poi magari per chilometri e chilometri non ce n'è magari un esemplare, perché è abbastanza comune ma distribuita sempre un po' frammentaria nel territorio. Passeggio, osservo, oltre le piante di Aristolochia clematitis, anche la flora che mi circonda, alla ricerca anche di qualche fioritura. Qui qualcuno ha anche fotografato qualche orchidea spontanea. Spero di essere fortunato nell'incontro con un'orchidea, altrimenti ci concentriamo solo sui fiori dell'Aristolochia clematitis. Andiamo! Trovo qui, in questa parte vicino al fiume, la passeggiata mi ha portato proprio vicino al fiume. Adesso mi avvicino un pochettino con la telecamera per far vedere lo scorrere del fiume e in più, come potete sentire nel sottofondo, si sentono le grida dei gruccioni, questi uccelli migratori che in questo periodo arrivano in questa zona del Pellice. Ero venuto tantissimi anni fa per poterli fotografare e alcune foto erano venute anche molto bene, ero riuscito ad avvicinarmi abbastanza. Sono uccelli magnifici perché molto colorati, sembrano proprio degli uccelli tropicali per i loro colori. In effetti, se non erro, arrivano proprio dall'Africa, nel loro viaggio migratorio vengono qui, nidificano nelle pareti lungo il fiume, sempre che non vengano distrutte queste pareti come hanno fatto qui in questa zona. Comunque ce ne sono altre integre laggiù. Loro nidificano, scavano questi buchi all'interno di queste pareti di terra per procreare. Sono uccelli veramente molto ma molto interessanti e molto belli. Insieme a loro qui è possibile poter anche osservare aironi e anche il passaggio del martin pescatore, un altro piccolo uccellino che non è un migratore, stazione qui nel Pellice. È possibile osservarlo anche in autunno e in inverno mentre si tuffa nell'acqua alla ricerca di pesci da mangiare. La natura ci dà sempre degli spettacoli che sono magnifici. Adesso mi avvicino un pochettino al fiume, così osserviamo anche il suo scorrere, perché il fiume ha anche un grandissimo significato, che è quello appunto del lasciare andare le cose, di non fermarsi, ma di scorrere sempre, fino ad arrivare all'obiettivo, oppure karmicamente magari arrivare proprio alla propria soluzione esistenziale. Il fiume rappresenta anche questo, guardiamolo un attimo nel suo scorrere in questa bellissima giornata di primavera. E se da un lato il fiume con il suo scorrere e il rumore delle grida, dei gruccioni ci hanno trasmesso questa grande sensazione proprio di natura, qui invece il nulla. Il classico esempio di una zona coltivata o di una monocoltura, come potete vedere non c'è nulla, solo piante coltivate, tra l'altro tutte della stessa specie, perché questa è una coltura di mais, se non sbaglio. Qui hanno piantato il mais, veramente un'ampia pezzatura di terreno, anche lì un'altra grandissima pezzatura di terreno coltivata a mais proprio come monocoltura.
Come potete osservare non c'è nessun volo di uccelli, non ci sono farfalle, ci sono pochissimi insetti, e questo è il risultato appunto di quella che è la monocoltura. Quando si coltiva una pianta, solo una specie, in un'ampia pezzatura di terreno, la biodiversità sparisce. In più anche il suolo viene impoverito dalle continue lavorazioni, e quindi da una parte abbiamo il fiume con tutta la sua natura e da questa parte un deserto di mais. Eccomi qua davanti alla pianta di Aristolochia clematitis. Mi sono soffermato in quest'angolo, anche se ci sono comunque tantissime piante, però c'è una luce giusta per poter fare le inquadrature sui fiori, che sono molto chiari. La pianta è proprio in piena fioritura, effettivamente fiorisce in questo periodo, praticamente da fine aprile, maggio va in fioritura. Qui le piante sono un pochettino più spesse, perché sono protette un po' dall'ombra di questa pianta, le altre sono molto sotto il sole, quindi si rischiava di non poter vedere bene i loro fiori. Questa quindi è l'Aristolochia clematitis, una pianta che possiamo trovare nel territorio italiano, come dicevo anche inizio video, nei greti fluviali, nei vigneti, nel sottobosco, pianta diffusa in Italia, non comunissima. La caratteristica di questa pianta è proprio quella di avere dei fiori che intrappolano gli insetti, li tengono all'interno del fiore, perché ci sono dei peli che impediscono poi la fuoriuscita dell'insetto dal fiore. Questo insetto si sporca tantissimo di polline, effettua una fecondazione e poi il fiore si affloscia e libera l'insetto. L'insetto poi andrà su un altro fiore e si ripete il meccanismo di impollinazione. Questa è una pianta che può arrivare anche al metro di altezza, quindi questi esemplari sono ancora un po' piccoli. Nel corso della stagione continueranno a crescere, probabilmente qualche fiore lo faranno anche, e hanno queste foglie che sono cuoriformi, molto, molto belle, e ricordano molto anche le foglie delle altre Aristolochie, quelle che sono comunemente in vendita, quelle di origine tropicale come la Littoralis o la Elegans, chiamata anche Elegans, la Gigantea, tutte piante che si somigliano, alcune, soprattutto per quello che riguarda le foglie, mentre i fiori cambiano totalmente. Alcuni fiori delle Aristolochie di origine tropicale hanno delle forme che sono incredibili. L'Aristolochia gigantea, comunemente in vendita in Italia nei vivai, ha dei fiori che possono essere larghi 30 cm, rossi, venati di bianco, sembrano dei tappeti persiani, una roba incredibile. Tutti accomunati dal fatto che intrappolano gli insetti in questa sacca che si crea proprio sotto la parte aperta del fiore. Questa è una pianta che possiamo quindi incontrare anche qui nel territorio italiano. Ogni tanto quando giriamo nei boschi buttiamo l'occhio, se vediamo una pianta rampicante con dei fusti che sono lievemente un po' a zigzag, con queste foglie cuoriformi e questi fiori gialli, fermiamoci e osserviamola, perché è una pianta molto ma molto interessante, molto bella tra l'altro, anche come colorazione. Le sue foglie sono grigio-verdi, immerse nell'acqua appaiono d'argento, perché sono ricoperte da dei tanti peli finissimi che ricoprono la superficie delle foglie, infatti sono leggermente tomentose e appunto hanno questa caratteristica che se prendiamo una foglia e la immergiamo appunto nell'acqua avremo una foglia d'argento. Adesso mi avvicino così guardiamo un pochettino i suoi fiori, che sembrano un po' insignificanti, però sono molto belli. Mi piace questo contrasto di giallo e verde sulla pianta. Ecco i fiori dell'Aristolochia clematitis, vedete che hanno un'apertura, un po' un imbuto, all'interno entrano gli insetti, ci sono tutta una serie di peli che conducono l'insetto proprio alla base del fiore, che vedete è rigonfio. Qui dentro c'è una sorta di camera in cui c'è polline e tutto quanto, l'insetto si sporca fino a quando il fiore non si affloscia, l'insetto rimarrà prigioniero della pianta. Possiamo vedere che alcuni si sono già un pochettino afflosciati, tra un po' ci sarà la liberazione di questi insetti. Fiori molto, molto delicati, io li adoro, non sono appariscenti come possono essere quelli di una bellissima rosa o di qualche altro fiore, ma io li trovo veramente bellissimi in contrasto con le foglie, vedete che sono cuoriformi, delle foglie molto molto belle.
Bene, così abbiamo fatto questo video, un nuovo video sull'Aristolochia clematitis, una pianta che ogni tanto torno ad osservare qui al Pellice. Sono molto contento di averla vista ben distribuita qui nel territorio, in questa parte del fiume Pellice. Probabilmente lungo la passeggiata ce ne sono ancora, è l'unica specie di Aristolochia qui della zona. In realtà ce n'è un'altra, l'abbiamo vista anche nell'altro video, che è l'Aristolochia lutea, se non sbaglio, che era dalle parti di Torre Pellice, in una zona molto ombrosa e molto più umida. Un'altra Aristolochia che possiamo incontrare nel territorio italiano, diciamo dal centro-sud, è l'Aristolochia rotunda, con delle foglie diverse, leggermente diverse, e una fioritura leggermente diversa, però si somigliano abbastanza queste tre Aristolochie del territorio italiano. Bene, io con questo vi lascio, chiudo il video magari con qualche immagine di questo meraviglioso posto, in questa bellissima mattinata molto tranquilla, in cui le grida dei gruccioni mi hanno fatto un po' ritornare indietro nel tempo, nel mio periodo di birdwatching, quando venivo qua al fiume con i miei capanni per poterli fotografare. Quindi a volte anche una passeggiata ci riporta un pochettino indietro, facendoci vivere magari delle emozioni che ci eravamo un po' dimenticati. Ciao a tutti, ci vediamo presto in un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao.